Buongiorno a tutti, non c'è modo migliore di iniziare un'altra giornata in un posto bellissimo come questo. Anche se le temperature sono molto rigide, questa mattina mi sono svegliato con -1 grado, però la vista che ho dinanzi a me è fantastica. Mi sposto al villaggio dei pescatori qui dinanzi a me per vedere un po' che si dice, per vedere un po' come sono fatte le case, se ci sono negozi, perché fino ad oggi ormai è passata una settimana e non ho visto tantissime persone in giro. Stiamo entrando su una barca di pescatore locale, gentilmente mi fanno salire per vedere un po' come è fatta all'interno, andiamo. Mi stava spiegando, non sono molto fortunato perché questa barca adesso si sta spostando in Norvegia, alle Faroe Island, dove loro ritorneranno a casa e la pesca si riprenderà direttamente nel periodo dopo Natale. Questa barca è gigante, hanno certi bracci meccanici e mi ha detto che sono capaci di alzare tonnellate e tonnellate di pesce. Ragazzi, sono le 10:30 di sera, fuori ci sono -4 gradi centigradi e io così solo con un asciugamano sto andando nella vasca calda che si trova esattamente lì a 15 secondi a piedi. A me il freddo non piace proprio, quindi devo superare le mie paure e andrò a farmi questa camminata a -4 gradi solo con un costume. Dai, sei pronto? Mi asciugamano, aspetta. Ah, aspetta, asciugamano. Andiamo. Fa un freddo dalla casa, quindi sono gelato per fare questi 15 secondi. E l'una di notte non riuscivamo a trovare il coraggio di uscire dalla hot tub perché è anche venuta una pioggia fortissima, un vento si gelava, però ce l'ho fatta, quindi entro all'interno che in casa ci saranno probabilmente 50 gradi, fa un caldo assurdo. Faccio una bella doccia e vi saluto a tutti che domani sarà un'altra grandissima avventura. Ci spostiamo alla parte più nord dell'Islanda dove le temperature saranno super rigide, troveremo tanta neve e vento, quindi continuate a guardare il video. Dopo 2 giorni super rilassanti in questo bellissimo villaggio di pescatori ci stiamo spostando verso la parte più fredda dell'Islanda, ossia verso la parte più nord, dove sono veramente pochi quelli che hanno il coraggio di visitare quelle zone. Ci aspettano 6 ore di macchina che saranno divisi tra la visita a una cascata e la visita a un canyon, quindi il pulmino è pieno, tutto il cibo è inserito all'interno, tutte le cose essenziali che ci servono e si parte, ci spostiamo abbandonando questo bellissimo posto. Ogni posto che lasciamo qui in Islanda ogni volta è difficile da lasciare perché siamo in certi luoghi spettacolari, quindi buon viaggio a me. Prime 2 ore nel pulmino, siamo arrivati alla nostra prima destinazione. Si vede che ci stiamo spostando più a nord perché le strade iniziano a essere ghiacciate, inizia ad esserci neve e ghiaccio ovunque, quindi le temperature sono anche più fredde. La bellezza di questo posto è difficile da spiegare.
Una vista magnifica, l'acqua del fiume non è quest'acqua blu che normalmente vediamo, ma è un'acqua verde con tutte queste pareti contro le rocce congelate dai ghiacciai, e ci stanno due cascate a monte di là che sono completamente congelate, dove l'acqua non arriva più, ma è un paesaggio unico che solo l'Islanda ti può regalare. That was like you clearly. Definitely German tour. Yeah. Una cosa incredibile, siamo nel mezzo del nulla e c'è un'area di servizio, vorrei farvela vedere. Non so neanche quante persone vengano ogni giorno in quest'area di servizio, ogni mese addirittura. Guardate dove siamo. Ti volevo fare un video mentre dormivo, però m'ha sgamato. Come seconda tappa ci siamo fermati ad ammirare le cascate più potenti di tutta Europa. Si chiamano le cascate Dettifoss ed è un vero e proprio spettacolo della natura. Come vedete intorno a me gli scenari sono cambiati completamente dalle prime 3 località che abbiamo visitato. Questa è la parte più gelida, è tutto ghiacciato, camminiamo sul ghiaccio, siamo ricoperti dalla neve e le temperature sono sempre più rigide, quindi proseguiamo verso una vacanza sempre più estrema. Senza dubbio è una delle condizioni climatiche peggiori. È arrivato il momento di lasciare questa bellissima cascata e ritornare nel van. Che avventura fantastica! Dopo 2 giorni di stop, poiché sono stati venti fortissimi, neve, gelo, non sono proprio uscito dalla villa, sono rimasto chiuso dentro al caldo. Guardate qui fuori, c'è la hot tub, la vasca di acqua calda che viene direttamente dal sottosuolo, perché l'Islanda è un'isola che il sottosuolo è di origine vulcanica, quindi è riscaldato e ci sono queste correnti di acqua calda. Infatti la usiamo anche in casa. Ed eccomi qui alla base del vulcano Verfjall, un vulcano che si è venuto a creare circa 2500 anni fa ed è considerato, questo alle mie spalle dell'altezza di 400 metri, uno dei crateri più grandi che esiste al mondo. È un cratere bellissimo di una forma conica perfetta. Adesso andrò a scalarlo perché si può entrare all'interno proprio del cratere. Proseguiremo fino in cima, sono circa 25 minuti e poi scenderemo nel cratere. Già si sente l'odore fortissimo di zolfo e questo vulcano è caratterizzato da una terra completamente nera. Andiamo! Che volevo fare con tutti voi. Ormai sono 13 anni che viaggio in giro per il mondo ininterrottamente. L'Islanda è uno dei miei posti preferiti, quindi consiglio a tutti quanti vivamente di venire qui e passarci almeno 2 settimane e non fermatevi solo alle zone vicino Reykjavik, ma fate tutta la Ring Road che vi porterà al nord dell'Islanda, dove sono i paesaggi più belli in assoluto e quelli meno esplorati, perché la maggior parte dei turisti non arriva in queste zone. Quindi 14 giorni a un massimo di 21 giorni sarebbe perfetto per godervi le bellezze dell'Islanda, perché questo è realmente un viaggio che mi sta cambiando il modo di vedere le cose. Sto vedendo un qualcosa che non pensavo esistesse ed apprezzo sempre di più e rispetto sempre di più la natura per aver creato queste bellezze.
Sono appena arrivato nella seconda destinazione, una delle più belle di tutta l'Islanda. Chiamate Cascate degli Angeli o anche Godafoss. Sono tra le cascate più belle che possiamo trovare su quest'isola. Hanno un'altezza di 12 metri per una lunghezza di 30 metri. Adesso sono a 10 minuti di distanza e già sento il rumore fortissimo dell'acqua, quindi sono super eccitato. Questo è uno dei fiumi che viene alimentato dalla cascata. Guardate l'acqua come il fiume è in piena, guardate l'acqua come impetuosa si muove nel fiume. Corro e mi dirigo verso la cascata che non vedo l'ora di vederla. Con questo bellissimo spettacolo alle mie spalle è arrivato il momento di salutarvi a tutti e ci vediamo domani per un'altra giornata. Ciao ragazzi! Ragazzi, sta per succedere! Sono le 8:30 del mattino e sto andando a fare il bagno nel fiume congelato per poi dopo andare nella hot tub a 40 gradi. Ah, questa è follia, però andiamo! Sento freddo solo a pensarci, guardate il fiume. Già da qua riesco a sentire quanto l'acqua del fiume sia congelata. Ragazzi, andiamo, il gelo totale! Let's go. Oh, no! Almost there! Actually, it's not cold, you know? Head on the water. Yeah. Ah, ragazzi, è gelida! We have video proof. It's freezing, but it's so good. Breathe. Machado, it's your time, remove everything! He was my mentor for all these cool things that I did. Adesso dobbiamo fare questo minuto a piedi in mezzo al bosco per ritornare verso la nostra casa alla hot tub. Ragazzi, non mi sento le dita dei piedi, non mi sento le dita delle mani, il corpo non me lo sento più, però è una sensazione di euforia incredibile. Ho tanta di quella carica e quell'adrenalina adesso che è impressionante. E adesso è arrivato il momento di entrare nella vasca a 40 gradi. Ah, freddo si sente, le dita non me le sento più. Ah, questa è caldissima. Ah. I don't like it. Ce l'abbiamo fatta! Il bagno nell'acqua congelata e poi nell'acqua bollente. Vai ragazzi! Sì! Ed eccomi qui pronto a spostarmi nuovamente per andare all'ultima destinazione di questo viaggio lungo 21 giorni attraverso tutta l'Islanda. Ci stiamo avvicinando sempre di più verso Reykjavik perché ho gli ultimi 3 giorni e poi dopo si ritorna a casa. Quindi entro nel pulmino e andiamo. Ragazzi, assurdo, ha fatto talmente freddo stanotte, si sono congelate le porte del pulmino. Infatti all'interno abbiamo acceso l'aria calda per cercare di riscaldare un po' e scongelare la porta. Dai qua. Questo è tutto ghiaccio e pensate il freddo che fa fuori e io prima mi sono buttato in un fiume ghiacciato. Queste avventure folli le trovate solo sul canale di Love Travelers. Iscrivetevi! I could feel it in my bones. There was something going on that shut it down, hanging around, got old. 'Cause darling, there was nothing
those days are gone. I'm walking tall while you're alone. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. I'm better off. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off. Now baby you don't belong. Queste formazioni di rocce, che possiamo definire anche delle scogliere, si sono venute a formare con il passare degli anni in seguito alle tantissime eruzioni dei vulcani attivi che sono presenti qui in Islanda. Tutta la lava si è solidificata creando questi lunghissimi tratti di costa, e questa è una cosa importante da sapere, perché l'Islanda è un'isola che ogni anno si espande sempre di più dai due lati proprio per questo magma che si solidifica, quindi va a creare della terra in più che poi un giorno può essere sfruttata. Però un'altra cosa da pensare è che c'è un costante movimento di placche tettoniche che si scontrano tra di loro, la placca americana e la placca euroasiatica, creando questo spacco all'interno dell'Islanda, al centro dell'isola, che fa in modo che le due parti si distaccano sempre di più. Queste sono cose molto interessanti da sapere, che con il passare degli anni, centinaia e millenni, piano piano si andrà ad accentuare sempre di più. Continuiamo il nostro percorso, usciamo da questo bellissimo posto che mi hanno detto assomiglia un po' agli scenari del Signore degli Anelli, film che non ho mai visto ma che questa notte voglio iniziare a guardare. I'm better off. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off. Now baby you don't belong. I know I'm so much better off. Now baby you don't belong. Come seconda località sono arrivato su questa spiaggia fatta completamente di sabbia e di rocce nere. È una sabbia di origine vulcanica. Mi sto coprendo dietro queste rocce per poter parlare, perché c'è un vento, non riesci neanche a stare in piedi talmente che è forte. Questa spiaggia è molto famosa perché un battello vichingo durante una sessione di pesca è stato scaraventato dalle onde contro gli scogli, si è distrutto, e ancora oggi sulla spiaggia nera possiamo trovarne i resti. Ragazzi, è un paesaggio surreale questo, non è una cosa che si vede tutti i giorni. Nel bel mezzo della strada non potevo non fermarmi a vedere questi bellissimi cavalli. In Islanda ci sono dei cavalli che sono completamente diversi da quello che sono abituato a vedere io in Italia. Sono super giocherelloni una volta che ti avvicini alla staccionata, perché loro qui comunque sono liberi, non sono in cattività, hanno uno spazio enorme a disposizione. Guardate lì. Subito si avvicinano e sono super affettuosi e vogliono sempre giocare. Il problema, si avvicinano troppi di loro insieme e dopo iniziano a litigare per chi ha la precedenza nel ricevere le carezze. Al centro di una montagna che ha creato una grotta dove passa questo fiume. Vediamo dove si arriva dall'altro lato.
Bisogna fare attenzione a camminare sulle pietre perché stiamo camminando proprio sull'acqua in questo momento. E non è finito qui perché lì continua ancora il percorso. E lì è dove andrò io per vedere cosa riuscirò a incontrare dall'altra parte. Sono arrivato alla fine di questo ruscello e mi ha condotto proprio al centro della montagna. Adesso è arrivato il momento di tornare indietro perché si sta facendo buio e inizia ad essere un po' pericoloso, quindi meglio proseguire che abbiamo 10 minuti per uscire fuori da questa grotta. Un'altra bellissima giornata e un'altra grande avventura è terminata qui in Islanda. Adesso è arrivato il momento di tornare a casa, un bel caffè caldo e rilassarci un po', anche perché le giornate si stanno accorciando sempre di più. Ormai la luce inizia a salire per le 11:30 mezzogiorno e alle 4:30 del pomeriggio già è notte, quindi non abbiamo tantissime luci di giorno per poter registrare. Sen föredetty kolonut Fiona i Oh, era so bad. Not in the morning, I can't do it. It was really amazing to meet you. The first camperman of my life. And this is the guy that teach me how to fight the cold, and I will always remember. Nice to meet you and good luck for everything. È arrivato il momento di andarcene, i saluti sono stati fatti e mi dirigo verso il gate. Un'altra bellissima avventura è terminata, 20 giorni in vacanza sono stati indimenticabili, ho visto tra i paesaggi e gli scenari più belli della mia vita. Quindi come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e un commento facendomi sapere come posso migliorare il mio canale e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!